Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli partendo da una possibile trasferta vietata verso Monza per i tafferugli che ci sono stati tra l'Ultrà del Napoli e forze dell'ordine prima della partita col Bologna. Castelvolturno blindata, allenamenti vietati a tutti, staff a parte ovviamente, decisione presa da Conte fino a fine campionato. Andiamo a vedere cosa sta succedendo e un tantino di mercato perché ci sono situazioni che potrebbero far entrare qualche milioncino. Caprile, Nathan e poi abbiamo il City, Paixão del Feyenoord, confermato anche qui in Olanda. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta sotto questo contenuto, un bel like al video fa piacere al sottoscritto e dà una mano all'algoritmo a farlo girare. Partiamo dalla situazione verso Monza. La decisione non è ancora ufficiale, ma sembrano esserci pochi dubbi. La trasferta di Monza, in programma sabato 19 aprile al Lupower Stadium, sarà vietata ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Il settore ospiti sarà aperto ai sostenitori azzurri residenti da altre regioni d'Italia. Toccherà al CASMS nella riunione odierna ratificare la decisione. Hanno pesato gli incidenti accaduti a Bologna prima della partita tra alcuni ultra del Napoli e le forze dell'ordine. Lo riferisce la redazione di Radio Marte. Era complicato ovviamente identificarli sicuramente e prendere provvedimenti verso chi diciamo ha fatto casino con le forze dell'ordine, e quindi ci rimette tutta la tifoseria del Napoli come sempre, ma quelli là residenti in Campania, perché come sappiamo quelli residenti in Campania sono sempre affiliati a diciamo ai personaggi che poi fanno casino, è sempre così. Gli altri invece residenti nelle altre regioni possono tranquillamente andare a vedere la partita e il settore è aperto per loro, come è sempre da un bel po' di tempo, da un bel po' di anni è sempre così. Ci stanno queste distinzioni tra chi risiede in Campania ovviamente e chi risiede nel resto d'Italia. La vogliono gestire così e così per forza ce la dobbiamo tenere, anche se a me dà fastidio e non poco. Io posso solo dire che diciamo sfogliando sul web e guardando video dobbiamo assolutamente sottolineare un'intervista a microfoni aperti, se non vado errato non ricordo se era Calcio Napoli 24 o qualche altra emittente, comunque a microfoni aperti un tifoso del Napoli ha esultato al gol di Anghissà ed è stato costretto a spostarsi di settore, perché poi ha applaudito, non ha nemmeno esultato. Almeno nell'intervista lui dice: io ho applaudito, non ho nemmeno esultato in maniera eclatante, però ho dovuto cambiare settore perché mi hanno detto che non potevo stare più lì. Ecco, spostiamo di settore chi esulta al gol di Anghissà e non facciamo andare i tifosi del Napoli, perché poi ci sono stati tafferugli tra alcuni ultra che non erano 60.000 diciamo unità, non lo so quanti personaggi erano, però è difficile ovviamente metterti a fare identificazioni varie eccetera eccetera, quindi tagli la testa al toro così come fa sempre l'Italia, vieti la trasferta ai residenti in Campania e hai risolto il problema secondo ovviamente le leggi dello stivale. Detto questo, situazione che intriga e non poco Antonio Conte oggi a confronto con i giocatori per correggere gli errori delle ultime partite. Oggi è prevista la ripresa a Castelvolturno da valutare le condizioni di McTominay, ma sarà soprattutto l'occasione per un confronto tra tecnico e giocatori per lanciare la volata e correggere gli errori delle ultime partite. Speriamo. I due volti del Napoli sono sotto gli occhi di tutti, bello e dominante fino al giro di boa, all'intervallo, in affanno totale invece durante i secondi tempi, come è successo per l'ennesima volta a Bologna. Va avanti così dalla sfida del 4 febbraio con la Roma e il Canovaccio, e non solo, aggiungo io, perché ci sono situazioni simili anche prima in campionato. Il Canovaccio si ripete con puntualità, aprendo un dibattito sulle reali ambizioni e potenzialità degli azzurri. Walter De Maggio ci fa sapere una cosa che non era mai successa, almeno io non ricordo, poi fatemi sapere voi nei commenti se nello storico del Napoli abbiamo già vissuto una situazione del genere. Accadrà una cosa mai successa, voluta da Conte. Da oggi l'attenzione a Castelvolturno sarà elevata ad alti livelli. Da oggi alla ripresa nessuno potrà entrare in campo che non sia lo staff. Gli allenamenti saranno blindati, Conte ha creato un bunker, non deve trasparire nulla.
potranno vedere gli allenamenti solo i componenti dello staff tecnico e i calciatori che si allenano. Sarà interdetto anche ai dirigenti l'accesso al terreno di gioco. Conte non vuole lasciare nulla al caso, quindi anche i dirigenti, nemmeno presidente a quanto pare, deve chiedere l'autorizzazione. Detto questo, io sono completamente d'accordo nel chiudere gli allenamenti a persone che poi ci marciano, ti fanno sapere notizie che non sono vere. Io voglio sapere da domani cosa scrivete. Noi staremo qui, a constatare poi cosa vi è scritto e cosa ci fate sapere in base agli allenamenti del Napoli, visto che voi giornalisti non li potete andare più a vedere e a rompere le scatoline. È una situazione che condivido in pieno, però diciamo che viene perché ci sono dei problemi, evidentemente, perché altrimenti una scelta del genere non l'avrebbe fatta, credo, il mister. Quindi se problemi ci sono, si devono risolvere, l'abbiamo visto che ci sono alcuni problemi, quindi sono contento per questa situazione. In casa Napoli è stato blindato tutto fino a fine campionato, quindi la voglia di, tra virgolette, rimettersi in gioco e andare a recuperare questi 3 punti all'Inter c'è sempre, ma era una cosa che sapevamo già, non è che noi abbiamo steccato l'accorciare con il Bologna. Se a 3 punti non è che buttiamo tutto all'aria, in primis io e tanti di noi tifosi, comunque finché la matematica non ci condanna siamo qui a sperarci, e Conte dalla sua fa lo stesso, chiudendosi a riccio. Bene così per quanto mi riguarda. Poi mi fate sapere voi la vostra opinione qui sotto nei commenti. Passiamo all'argomento calciomercato o indiscrezioni di mercato per quanto riguarda quello in entrata, però ci sono 2 prestiti che molto probabilmente verranno riscattati. Uno sicuro al 99,9% ed è quello di Nathan, e il Napoli incasserà altri 8 milioni se non vado errato, così come il Cagliari avrebbe deciso, almeno a quello che si legge, di riscattare Caprile e versare gli 8 milioni nelle casse del Napoli, quindi i primi 16 milioni che entrano per i prestiti. Su Caprile io sono contento per il calciatore, si è trovato la sua dimensione. Poi c'è anche chi dice il Cagliari lo riscatterà e andrà al Milan, se non erro. Roberto Sorrentino, ex portiere, ha detto che molto probabilmente potrebbe andare così la situazione. Io, al di là di tutto, mi auguro che Caprile comunque abbia una rosea carriera, non a Napoli, l'importante è che cacciate i croccanti e acquistate quello che dovete acquistare. Mi brucia un tantino in più sulla situazione Nathan, perché durante l'annata scorsa disastrosa per quanto riguarda il nostro Napoli, non dobbiamo dimenticare che Nathan fu il man of the match in Napoli-Real Madrid o in Real Madrid-Napoli, comunque uno dei 2 match con il Real fu il migliore in campo e a me non stava assolutamente dispiacendo, quindi è un neo che ancora dà fastidio per quanto riguarda le cessioni che abbiamo fatto sotto la gestione Conte. Però c'è anche da considerare in quel caso comunque le liste, tesserati, va via, liberi posti, eccetera eccetera eccetera, quindi diciamo che la decisione è stata ponderata da Conte e staff, e noi ce ne siamo fatti una ragione, però abbiamo perso un difensore, e anche lì il Napoli Meluso, poi in questo caso il Napoli con Meluso, direttore sportivo, ci aveva visto comunque molto bene per quanto riguarda il difensore. Nathan sta facendo seriamente i buchi a terra in Spagna e a me fa tantissimo piacere per Nathan. Dispiace che l'abbiamo perso e noi dobbiamo andare a ricercare qualche altro difensore, ma lo faremo sicuramente e prenderemo profili che serviranno alla causa. Detto questo, c'è il sì del calciatore, confermato anche qui in Olanda. Paixão non farebbe problemi a venire al Napoli, ovviamente si devono accordare le 2 società. Andiamo un attimo a prendere la scheda tecnica, ciò che sta facendo il calciatore
perché non sta facendo assolutamente male. Esterno a sinistra, ha giocato anche da esterno a 5, talvolta anche a destra, quindi polivalente per quanto riguarda la fase offensiva. 24 anni, giugno 28 del 2000, è stato acquistato dal Feyenoord per 4,5 milioni di euro nel 2022, se non vado errato, vado a riprendere 22-23, sì. Quindi diciamo che non è che è un talento brasiliano che è sbarcato in Olanda a 18 anni, 17, 19, comunque un po' più avanti con gli anni, già diciamo più maturo. Quindi non è una situazione secondo me malaccio, ecco, per quanto riguarda l'interessamento del Napoli e il calciatore in sé. 28 presenze, 12 gol e 12 assist in Eredivisie ad oggi 2024-2025. Poi c'è da dire, io vivendo in Olanda lo seguo il campionato, c'è anche da dire che quando tecnicamente sei qualche spanna sopra, qui a livello difensivo non è che siano, diciamo, l'Italia del 2006 per esempio, con Cannavaro, Nesta eccetera eccetera. Quindi non voglio dire è più semplice segnare, però c'è una situazione, c'è un livello comunque per quanto riguarda le difese e i portieri che è basso senza nasconderci assolutamente per quanto mi riguarda. Quindi quando hai un po' di estro in più alto della media e tecnicamente sei un calciatore valido, fai assolutamente la differenza in un campionato del genere. Può fare la differenza anche a Napoli o in Serie A, lo sapremo e lo scopriremo solo vivendo, però se è un calciatore sulla lista di Antonio Conte e il Napoli lo sta trattando, avendo avuto già il sì del calciatore stesso, noi non possiamo fare altro che alzare le mani e raccogliere poi i frutti di un eventuale acquisto sul campo. Detto questo, sempre Forza Napoli, noi ci vediamo giorno dopo giorno per constatare ciò che sta succedendo e le ultime notizie in casa Napoli. Ciao!